Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la ruota della fortuna. Amici del Capricorno, periodo di cambi, nuove opportunità che arrivano, nuove proposte. Potrebbero esserci dei soldi, del denaro in più che arriva, potrebbero anche essere delle vincite e è la ruota che gira, insomma, quindi è come se ci fosse un periodo di forte cambio. Normalmente è un cambio positivo, però siccome è anche la ruota del karma, diciamo che la parte positiva potrebbe essere quella di essere in fase di chiusura di un certo karma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Allora, partiamo con il Papa. Abbiamo un 3 di bastoni. Abbiamo il giudizio, il fante di bastoni, il 9 di spade, cavaliere di pentacoli, abbiamo il re di spade e la stella. Che interessante, amici del Capricorno. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è diciamo il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che ho attivato la lettura fast via WhatsApp e per il mese di agosto è in promozione. C'è un video sotto che spiega come funziona la promozione nel mese di agosto. Non so se poi rimarrà la stessa, comunque. Bene, allora partiamo con questo Papa perché ho come l'idea che potreste aver o terminato un percorso di studi o potrebbe anche far riferimento ad una persona che potrebbe guidarvi in questo momento. Potreste essere voi ad avere questo input, questo imprinting come insegnante. Mondo, fante di coppe, 10 di pentacoli. È come se si dovesse terminare un percorso. Anche qui, mondo e 10 di pentacoli mi richiamano un po' con la ruota della fortuna. C'è come una chiusura di un ciclo, o qualcuno di voi potrebbe ricevere qualche tipo di offerta per una collaborazione, per esempio, per la partecipazione in una società, per un nuovo progetto. Potrebbe essere anche qualcuno che decide di presentarvi alla famiglia, magari. Sento che con questo Papa potrebbe arrivare proprio come un'ufficializzazione, un riconoscimento, una presentazione davanti al pubblico. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché qui si parla di quel progetto di cui accennavamo prima. Allora abbiamo un 9 di bastoni, un 6 di pentacoli, un cavaliere di pentacoli, il diavolo e un re di pentacoli. C'è un 6 di pentacoli, un re di pentacoli, qualcosa mi fa pensare a una possibile
collaborazione, di nuovo. Sono due carte queste di contratti, sia il 10 di Pentacoli che il 6 di Pentacoli, quindi potrebbero esserci nuove alleanze, nuovi ruoli di potere anche. Avete il diavolo. Può essere che qualcuno vi proponga una collaborazione e anche di rivestire un ruolo importante all'interno di questo gruppo, di questo progetto. Andiamo a vedere il giudizio. Re di bastoni e fante di pentacoli. Sento che è come se vedeste il risultato, l'obiettivo o questa possibilità come troppo lontana o molto lontana da dove siete adesso, o potrebbe anche essere dal vostro ideale di progetto, lavoro, coppia, quello che è. Andiamo a vedere il fante di bastoni, perché con questo fante di bastoni c'è un movimento in avanti. Abbiamo il Papa, un 8 di spade e un 2 di spade. È come se voleste partire per costruire qualche cosa nel lungo periodo, ma non sapeste come fare. Vi dico, il Papa è l'archetipo del maestro, mentre il Fante di Pentacoli è l'archetipo dello studente, quindi qui ci potrebbe essere come la proposta di imparare qualche cosa di nuovo, proprio per poi costruire qualche cosa nel lungo periodo. Per qualcuno 10 di Pentacoli, Imperatore e 6 di Pentacoli mi parla di casa, di matrimonio, di convivenza. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché qui è come se ci fossero questioni che ancora vi preoccupano. Potrebbe essere inerente alla comunicazione, inerente a quello che potrebbero dire i familiari. Qui avete re di bastoni, fante di bastoni, regine e cavaliere di bastoni. Avete tutta la famiglia, quindi può essere effettivamente, anche iniziando col 10 di pentacoli qui, che per molti risuoni come una questione familiare. Magari c'è una compravendita di una casa in mezzo, piuttosto che... No, sento più la compravendita, la ristrutturazione non la sento tanto. Però cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, ok? Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Abbiamo un 7 di bastoni e un matto. Sento come una certa prudenza, probabilmente a causa di questo 9 di spade e a causa di queste altre due carte di spade. C'è come un non vedere chiaro, c'è un qualche cosa che vi frulla nella testa e che non vi lascia tranquilli. Qui con questo 8 di bastoni sento un po' che per rilassare questi pensieri la cosa importante è parlare. Parlare, capire come intervenire, come ottenere diciamo più spunti, mi viene da dire, come cercare di vedere il pelo nell'uovo, il dettaglio che non si vede. C'è qualcosa di cui non vi fidate qui, o che non vedete chiaro. Tenete presente che con l'8 di spade la visione negativa è la vostra. Qui avete anche un 9 di bastoni. Può essere che effettivamente qualcuno di voi arrivi da magari una precedente collaborazione o relazione che ha segnato, e con questo 9 di bastoni ci sia come una sorta di paura. Qui sento che qualcuno vuole mantenere il proprio potere, vuole mantenere come il controllo sulla situazione. E siccome il Cavaliere di Pentacoli ce l'abbiamo anche qui, sento che in questa ultima parte del mese di agosto i ritmi, secondo me, li darete voi, ed è un ritmo piuttosto lento. Andiamo a vedere il Re di Spade, la Forza e la Regina di Pentacoli. Guardate, sento come se doveste sviluppare la forza di dire no.
la forza di dire fino qui. Con il re di spade si mettono regole, si fanno progetti, si fanno programmi e qui si tratta di concretizzare con forza di volontà. Quindi vi manca un 8 di pentacoli, però è un po'... Avete l'imperatore? Sì, avete l'imperatore, quindi si tratta di martellare un po' tutti i giorni, un po' tutti i giorni, un po' tutti i giorni. Ed è quella, no, la regola o diciamo così lo sviluppo della forza di volontà nell'essere costante in qualche cosa. Andiamo a vedere la stella, perché la stella è una carta anche qui di desideri e di destino. Re di spade che avete già qui. C'è come un nuovo progetto, io sento, come se cambiasse il capitolo. 9 di... wow! 9 di coppe, 6 di spade. Io sento che vi state allontanando da questi vecchi pensieri, da questo vecchio modo di vedere le cose, per abbracciare un nuovo modo, una nuova visione più ampia, più completa e anche più appagante, mi verrebbe da dire, con questo 9 di coppe. Vi dirò ragazzi che comunque la stella è una carta che ci parla di sogni e con questo 6 di spade sento un po' come se vi steste dirigendo, mi viene da dire anche piano piano, giorno per giorno, sforzo dopo sforzo, regola dopo regola, verso la realizzazione di questo sogno. Quindi qui si parte come con un'energia, diciamo, di chiusura, di riapertura, per qualcuno un momento di ufficializzazione, appunto, possono esserci dei contratti, dei nuovi collaboratori, qualcuno che vi presenta al socio, al cliente, al familiare, insomma, c'è come una sorta di espansione, mi verrebbe quasi da dire, o di accordo che dà come la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Tenete presente che la carta del giudizio parla proprio di rinascita e si rinasce per costruire qualche cosa di, è vero, lento, però solido, perché qui comunque abbiamo anche la regina di pentacoli, il re di spade è comunque un re, è arrivato a regnare, ok? Bene. Allora, andiamo con le mie slide artigianali. Voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore rosso del video e far scorrere avanti e indietro l'immagine fino a quando non troverete il settore che vi interessa, e questo ragazzi per sveltire un po' il lavoro perché non ho tempo di ascoltarmi di nuovo i video e mettere il timing. Allora, disoccupati. Mi viene da dire puntate in alto. Mi viene da dire che potreste appassionarvi a qualche cosa in questo periodo o incontrare una persona che appunto, come vi dicevo prima, vi può presentare a un gruppo, vi può introdurre, magari la persona stessa è un capo, ha un'azienda e potrebbe effettivamente esserci come questo accordo, questo contratto. Beh, il contratto ce l'ho, no, ce l'ho anche qui, 10 di pentacoli. Sì, sento che ci sono delle buone prospettive, perlomeno per creare i giusti contatti. Poi, se ve la devo dire tutta, assi non ce n'è. Quindi non sento che inizierete già adesso, ad agosto, però potrebbe essere come il preludio per un lavoro poi a settembre. C'è comunque come un desiderio, un sogno verso il quale andate, eh? Quindi secondo me ci può essere questo momento di fermo ad agosto perché poi si muovono le cose verso settembre. Dipendenti. Allora, io sento qui che avrete il vostro da fare, soprattutto se avete dei sottoposti. Sento che con questo Papa il compito vostro di questo periodo è proprio quello di mediare, di riappacificare, di trovare come una soluzione che renda contente le parti. Le parti sarebbero l'azienda, gli interessi dell'azienda e magari i sottoposti, no? Per dire. Se avete colleghi, sento che potrebbe essere interessante parlar chiaro, avete 2 volte il re di spade, non dico di essere taglienti con la lingua, ma definiti i confini, fino qui puoi scherzare, da qui in avanti no, non te lo permetto. E per qualcuno di voi potrebbe arrivare una proposta. Allora, se state aspettando il pensionamento, il prepensionamento, sì, è proprio quello.
ok? Ehm, Però per qualcuno potrebbe arrivare la promozione, una promozione, un'offerta di rivestire un ruolo diverso, più in alto rispetto a prima. Andiamo con gli autonomi. È un buon periodo, secondo me, per creare collaborazioni, conoscenze, vi dirò, se avete in testa un nuovo progetto, adesso vabbè poi ci parlerò dei progetti, però è come se fosse un buon momento per voi autonomi iniziare con qualche nuovo gruppo, iniziare con qualche nuova collaborazione. Mi viene da dire iniziare in larga scala, non so perché lo sto dicendo, ma ve lo sto dicendo. È come se doveste ampliare il vostro raggio d'azione. La stella ha questa visione un po' globale, mi viene da dire. Un'altra cosa che mi sento di dirvi è di fidarvi delle vostre intuizioni. Progetti barra figli, sapete che queste due parole sono interscambiabili, io comunque adesso lo tratterò come progetti. Allora, da un lato sento entusiasmo, dall'altro lato sento bisogno di regole. Quindi se fosse un progetto potreste effettivamente avere come una cosa in testa o voler fare qualche cosa, magari vi occupate già da tanto tempo di qualcosa e lo volete vendere, monetizzare o che so io, e vi dicono fondamentalmente di fare una strategia, ok? Perché effettivamente qualche cosa di positivo può entrare con questa ruota della fortuna, è come se ci fosse la chiusura di un ciclo, un cambio, però è anche vero che c'è bisogno come di mettere delle basi solide se volete che la cosa duri nel lungo periodo. Denaro. Tutto sommato non andrà male. Vi dirò che per qualcuno tra la ruota della fortuna, il matto, il 10 di pentacoli, 6 di pentacoli, re e regina di pentacoli. Ah, tra l'altro avete anche tutta la famiglia dei pentacoli, oltre che tutta la famiglia dei bastoni. Comunque potrebbero arrivare dei soldi in più. Già prima, mm, soprattutto se state aspettando dei finanziamenti, delle firme, dei rimborsi, soldi che diciamo avete chiesto, sento che potrebbero arrivare, anche il mutuo, tutte quelle cose lì, potrebbero essere eredità che finalmente si sbloccano. Sento che le finanze sono in aumento comunque, può essere che sia una tantum, cioè che sia come una cifra che arriva una volta sola e basta, però intanto arriva. Parliamo di sentimenti. Allora, per gli amici single sento che qualcuno potreste già incontrare a inizio periodo. Diciamo che ho la sensazione che ci sia un potenziale da poter costruire, ma con questo diavolo e con queste carte qui giù, tutte di spade, sento che ha un motivo di esserci il cavaliere di pentacoli. Ci andrete con calma. Sento come se non voleste dare troppo e cedere quindi il vostro potere. Guardate, c'è comunque la carta della stella e la carta del re di spade alla fine. Potrebbe esserci una forte intesa mentale, ma anche parecchio essere insieme. Come ve lo spiego? Con un 9 di coppe è come godersi semplicemente il fatto di essere vicino all'altra persona. Per qualcuno ci può essere un viaggio in mezzo con questo 6 di spade, però ho come l'idea che effettivamente qui potrebbero mettersi delle basi per costruire qualche cosa di duraturo, mi sentirei di dire effettivamente. Segni zodiacali, abbiamo Toro, Capricorno, Vergine, Cancro,
Acquario, Sagittario ve l'ho già detto, Toro ve l'ho già detto, e direi basta. Per le persone che sono in una relazione, ecco, qui sento tanto questa ufficializzazione, quindi sento che, soprattutto se è un po' che vi frequentate, potrebbe essere come arrivato il momento di dirlo al mondo che vi state frequentando con una persona. Potreste decidere di presentare questa persona alla vostra famiglia e magari questa persona fare altrettanto con voi. Se non è la famiglia, potrebbe essere gli amici inizialmente, considerato, cioè dipendendo sempre dal tempo che vi state frequentando. Sento che comunque c'è un buon potenziale, la relazione può svilupparsi effettivamente in modo equilibrato, cioè voi avete come questa nuova rinascita basata sul mettere delle nuove basi, poi c'è anche questo momento di forte comunicazione. Sento che le cose si possono sviluppare molto molto bene, ragazzi. Clandestini indefiniti e relazioni complicate. Anche qui è come se fosse ora di tirare una linea e capire dove si vuole andare. Sento che la relazione farà un passo in avanti. Non tanto chiaro, però è come se perlomeno se ne parlasse. Potrebbe esserci un viaggio che riuscirete a organizzare insieme, se magari siete lontani potrebbe essere che finalmente ce la farete a vedervi. Ho anche la sensazione che per qualcuno, soprattutto per chi è in contatto zero, potreste vedere questa persona per caso in un ristorante, in una fiera, in una manifestazione, qualche posto dove, in una spa potrebbe anche essere, qualche posto dove si ricerca, diciamo così, il divertimento e il piacere, potreste incrociare questa persona per caso. Comunque per i clandestini e gli indefiniti devo dire che si tratta di rallentare un pochettino, e valutare con attenzione che cosa si mette sul tavolo. Diciamo che avete un 6 di pentacoli qui, quindi la sensazione è quella di cercare di fare le cose in modo equilibrato, in modo equo, senza perdere il proprio potere personale con l'imperatore e il diavolo. Perché vi dico di perdere il potere personale? Perché qui la testa non è molto chiara, avete come un'idea parziale della situazione della relazione, perché avete varie carte bendate qui, o può anche essere che non sappiate bene come creare una certa stabilità tra voi e l'altra persona. Vi verrà in aiuto la comunicazione, qui l'ho detto un po' a tutti i gruppi, però poi è anche vero che bisogna mettere delle regole. Quindi, fino a qui sì, da qui in avanti non mi sta più bene. Sento che comunque con questo 6 di spade è un po' come... Lo sento come se fosse un 9 di bastoni, un lasciarsi indietro dei pesi, delle aspettative per godersi quello che c'è. Andiamo alla famiglia. La famiglia tutto sommato io la sento bene, ragazzi, potrebbero esserci come degli incontri di famiglia, magari qualcuno fa delle vacanze insieme e sento che se per caso ci sono stati dei problemi a livello familiare, verranno come chiusi, ok? Verranno come lasciati indietro. È proprio un momento di appagamento familiare, questo. Ok, andiamo a vedere un oracolo induista per concludere la lettura. Allora, l'immagine è questa e la frase dice: pensieri equanimi portano ad azioni corrette. Cioè, io queste carte le sento come un ci vado piano perché non voglio tipo, tra virgolette, abusare del mio potere o perdere anche il mio potere potrebbe essere.
Ancora una fatina. Positività, che guardate è caduta proprio sopra il 2 di spade e l'8 di spade, che proprio di positività non hanno niente, anzi l'8 di spade è una carta molto negativa, negativa nel senso che ha una visione negativa, e quindi mi viene un po' da dirvi cercate di focalizzarvi sul bicchiere mezzo pieno, ecco. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono anche altri temi, tipo la metafisica, la metamedicina, si parla di chakra, di traumi, di vista eterica, di sviluppare il terzo occhio, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di larve energetiche. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando comunque a studiare in decenni di formazione personale e professionale e lo sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, sono nelle playlist lilla, sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico, tenete solo presente che la 3 è divisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!